cuore d'Italia, lì dove si sono sviluppate le prime civiltà della penisola, ancora prima che questa si chiamasse Italia. Un passato precario da custodire con cura, ambienti vivi dove lo spirito contemporaneo trae linfa dalla tradizione, di borgo in borgo. Dalle sabbie del mare alle vette più alte, dalle tombe etrusche ai fasti papali. Storie che si intrecciano in un unico racconto. In un nuovo meraviglioso borgo, un nuovo meraviglioso viaggio, benvenuti nella nuova stagione di Un Reporter in Valigia dedicata al Lazio. Continua la riscoperta dei tesori vicino casa e dei borghi che in questa parte d'Italia sono meravigliosi. Sorgono tutti quanti su degli speroni di roccia. Ma alcuni in particolare sono davvero minacciati, come quello in cui mi trovo ora, Civita di Bagnoregio, che è diventato di fatto l'emblema della fragilità delle aree interne italiane. Civita sorge su uno sperone di roccia tufacea. Le frane e i terremoti sono una minaccia continua per il suo abitato. Viene infatti definita Civita di Bagnoregio la città che muore, e invece noi dobbiamo fare in tutti i modi di arrivare a chiamarla la città che vive, che vuole vivere, come dimostrano le tante attività che insistono in questo borgo, i tanti turisti che la visitano e che la animano. Dalla fragilità di questo ambiente scopriamo una nuova fetta d'Italia che rivela tesori preziosi, che ci ricordano quanto sia essenziale custodirli, a partire dai nostri comportamenti come visitatori. Soltanto conoscendoli possiamo tutelarli, ed è quello che facciamo con Un Reporter in Valigia. Qua dove c'è questo fico, sto passeggiando su uno dei fianchi di Civita che dà sulla vallata dei Calanchi, e si percepisce tantissimo la fragilità. Guardate anche semplicemente toccandolo quanto si sgretola. E in questo punto hanno anche scavato delle grotte, che alcune sono state convertite in cappelle, però venivano utilizzate anche come ricoveri per gli allevatori e per i contadini. Ci sono ancora dei giardini e delle aree coltivate. Civita appare come un'isola dopo che il mare si è ritirato, scoprendo nei fondali un pugno di terra che l'erosione sta divorando strato dopo strato, raggiungendo il filo delle abitazioni. Ma entriamo nelle vie del nucleo. E nel borgo ci viene riproposta la pietra del tufo per la costruzione degli edifici, e anche delle mura come queste che cingono dei giardini. Gli abitanti custodiscono delle aree verdi private davvero bellissime, ben tenute tutte quante, che danno poi sul panorama esterno, però è difficile scorgere l'interno. Quante persone secondo voi vivono qui? Non sono rimasti molti residenti nel borgo. I residenti sono quelli veri effettivi sono una decina, 7, 8, però sempre legati al lavoro, quindi hanno casa, vivono qui, ma non è l'unica residenza che hanno. Una decina i residenti, eppure i visitatori giornalieri hanno superato picchi di 3.000. Peccato che non tutti mettono piede nel Museo delle Frane, il luogo più importante per capire il senso di questa città. Un chiaro modellino racconta in ordine cronologico le frane che si sono succedute nel tempo. Le carte morfologiche mostrano la stratificazione del tufo e si vede bene come l'area di Civita sia tufacea, circondata da frane. C'è bisogno però di tanta manutenzione, di costante manutenzione, per preservare questi luoghi così fragili del nostro territorio, un territorio meraviglioso in questa vallata di Calanchi, che se da un lato sono pittoreschi e suggestivi perché i raggi del sole vanno a colorare le striature di questi fianchi, dall'altro sono però appunto estremamente delicati. Vedete quest'arco? Questi sono i resti del ponte medievale, perché una volta questo era il piano stradale che collegava Civita con Bagnoregio. Guardate quanto si è abbassato. Il
corso dei secoli sono dovute cambiare anche le vie d'accesso, perché questa parte continuava a franare, quindi mano a mano il livello della strada d'ingresso a Civita si abbassava e quindi i ponti dovevano essere ricostruiti, e se un tempo la via d'accesso era in parte appoggiata al terreno, oggi la via d'accesso è totalmente sospesa. Gli edifici che si trovano all'ingresso del borgo che sono crollati sono risultato delle frane degli ultimi 100-150 anni, ed oggi questo ponte in cemento armato, che è stato realizzato negli anni 60 del secolo scorso, è completamente sospeso, tanto si è abbassato il livello del terreno. Dal 1854 ad oggi il livello del terreno che collega Civita a Bagnoregio si è abbassato, pensate, di 25 metri. Un terreno che offre anche una grande varietà di prodotti. Quali sono i prodotti tipici di Bagnoregio? Abbiamo visto tantissimi legumi, però ci sono delle varie varietà, insomma. Sì, ci sono molti legumi legati proprio al territorio. Qui c'era un'agricoltura povera, legata un po' alle difficoltà del territorio, diciamo. La cicerchia si può considerare il legume di Civita, perché veniva coltivato anche in questi terreni molto argillosi, molto poveri. Lo coltivavano tutti, era chiamato anche il cibo dei poveri, la carne dei poveri. Lei è un'azienda agricola, però non vive nel borgo. Io non ho casa qui, però non sono originario di Civita. Il punto vendita aziendale è giù al Giardino del Poeta, è uno spazio recuperato, in cui mio figlio si è preso quello spazio proprio per far conoscere e spiegare i prodotti della zona. E questo è il giardino di Angelo e di Mattia, con queste mele giganti, un giardino panoramico da cui si vede dal fianco di Civita di Bagnoregio la valle dei Calanchi, dei fragilissimi Calanchi. Il giardino è praticamente sulla prua della rupe e in questo momento il vento scompiglia i capelli proprio come quello che si percepisce dalla prua di una nave. Devo essere franco, la città che muore non mi piace tanto come nome, perché la vedo un po' troppo pessimistica. Chiamiamola la città che vuole vivere, la città della sopravvivenza, perché qua si è fatto questo per secoli, si è tentato di porre rimedio alla forza della natura ed è quello che ancora bisogna fare, però ripeto, soltanto conoscendo le fragilità e le bellezze si può tutelare ciò che abbiamo. La giornata si conclude nella città dei Papi. Mi trovo a Viterbo, dove sono venuto a consumare una leggerissima cena a base di lombrichelli alla gricia, che sarebbero col guanciale e con il pecorino. E mi ritrovo di fronte alla chiesa di Santa Maria Nuova, che all'angolo esterno ha un pulpito che ha fatto la storia. Fu addirittura San Tommaso d'Aquino nel 1266 a predicare da questo pulpito, che oggi invece si trova di fronte a una bicicletta attaccata e soprattutto a predicare davanti alla movida viterbese. Ma è tuffandosi nelle strette vie del quartiere di San Pellegrino, rese ancora più buie dalla pietra peperino, che si riavvolge il nastro della storia. Tra gli stretti vicoli, le bifore degli edifici, le scalette con gli archi che le sorreggono, il carattere duecentesco di questo borgo è ancora perfettamente mantenuto. Quelle stesse pietre magmatiche che hanno ascoltato le voci degli abitanti di 8 secoli fa, oggi ascoltano quelle dei loro discendenti. Un quartiere duecentesco che dopo 800 anni ospita ancora la vita. Ancora oggi questa piazzetta, la piazzetta centrale del borgo, è vissuta dai giovani di Viterbo. E sono infine giunto nel luogo fulcro del centro storico di Viterbo, ovvero Piazza San Lorenzo, dove si erge, lo vedete in tutta la sua magnificenza, il Palazzo dei Papi, con questa bellissima loggia con archi a ogiva che ricorda un po' le logge veneziane nella eleganza con cui traforano la pietra. E da quella loggia si affacciava il Papa una volta eletto per benedire la folla. Siamo circa alla metà del 200. In quel periodo i papi risiedevano proprio in questo palazzo e al suo interno si svolgeva anche il conclave.
Nel 1271 si è tenuta proprio a Viterbo l'elezione papale più lunga della storia, durata più di 1000 giorni, e conclusasi soltanto dopo che i cardinali vennero chiusi dentro il palazzo a chiave, cum clave, da cui la definizione conclave. Invece domani nuove avventure, perché non ve lo sto neanche a dire che cosa vado a scoprire, perché è un borgo medievale magnifico.